Buongiorno a tutti ragazzuoli, io mi chiamo Elia e sono un appassionato di COD dal 2009 e negli ultimi anni di Warzone prettamente non gioco più al multiplayer, diciamo, non mi stimola più come un tempo, diciamo, l'avvento poi del Battle Royale ha stravolto un po' la propensione, diciamo, dei giocatori di COD. Volevo fare questo video per andare a sfatare qualche mito, tra virgolette, diciamo, rispetto a quello che si dice in rete, riportato, insomma, da vari streamer, su audio, su FOB, su Sense, eccetera. Insomma, quindi volevo andare a mettere qualche puntino sulle i. E vorrei partire dal FOB, soprattutto per chi gioca da PS5 o da Xbox. Io gioco con FOVA 115 e ho fatto vari test, ho provato settimane. Allora, inizialmente io ho giocato per un annetto con 110, nel momento in cui è stata introdotta la possibilità di gestire il FOVA anche su console. E ad un certo punto mi sono reso conto di essere molto penalizzato in close range e quindi ho iniziato a spaziare tra 112, 113, 115, ultimamente ho provato 117 e 120. Allora, il discorso qua dipende molto dalla piattaforma, nel senso che se giochi da PC ti puoi permettere di giocare a 120 tranquillamente, si tratta semplicemente di abituarsi al fatto che il bersaglio è più piccolo, però una volta che hai sviluppato memoria muscolare, il nemico lo vedi da PC perché sicuramente la grafica è più nitida, fai più FPS, quindi quando sposti la visuale riesci a vedere anche un puntino lontano, cosa che non avviene invece su console. Allora, io ho trovato il mio sweet spot, come viene definito in inglese, a 115. 115 è secondo me il giusto compromesso tra la visione periferica e la visibilità dei nemici. Dico questo perché, allora, per chi non lo sapesse, da console Warzone gira in risoluzione dinamica. Questo significa che, a seconda delle situazioni, può passare da 1440p, il famoso 2K, a 720. Ci sono momenti in cui magari è in 4K, poi scende a 1000, insomma, cambia in base all'intensità del momento. Per mantenere gli FPS insomma, a un buon livello. Questo va a penalizzare tantissimo la visibilità dei nemici. Vi sarà capitato sicuramente, se giocate con FOV alto, di morire senza neanche rendervi conto di dove si trova il nemico che vi ha sparato. A me capita tuttora anche con 115, ma molto meno. Il discorso è che se scendi sotto il 115, quindi che so, 112, 113, ti penalizza tantissimo nei fight ravvicinati, quindi in close range, quando ti slidano, ti fanno il broken camera, insomma, ti perdi il nemico, cosa che non succede con 115. Secondo me 115 è il limite a ribasso per non penalizzarsi in close range. Allo stesso tempo ti dà una buona visibilità in lungo, quindi in medio-lungo raggio. E stesso discorso per quanto riguarda l'AIM assist. L'AIM assist funziona sempre nello stesso modo, ma la percezione cambia. Se tu vai a 120 di FOV, la porzione che occupa il nemico sullo schermo è molto ridotta, quindi hai la sensazione che la mira non si appiccichi. Ecco, a 115 ancora ci si appiccica abbastanza bene. Sensibilità io uso 1,60 che dovrebbe essere tra il 6 e il 7 vecchi e mi trovo molto molto bene, quindi raramente supero il bersaglio, a meno che magari non sia 3 giorni senza giocare, mi si addormenti un po' la memoria muscolare. E, ok, quindi soprattutto per chi comincia da console, io consiglio sempre il FOV, cioè, consiglio di partire già con 115. Perché? Perché se tu parti con 105, 110,
e quindi masteri quel FOV lì e per poi salire successivamente è controproducente perché nel momento in cui tu aumenti il FOV ti aumenta la sensibilità, cioè la percezione della sensibilità, è molto più facile smirare. Quindi io consiglio di partire già da 115 in modo da sviluppare fin da subito la memoria muscolare che bisogna avere con il FOV a 115. Ok, l'altro discorso riguarda l'audio. Allora, in rete girano una marea di video dove viene consigliato di aumentare i bassi. Falso, assolutamente falso. Io ho fatto anche qua vari test in privata, insomma, ho fatto varie prove, ma in realtà in privata è difficile perché, diciamo, il tallone d'Achille di tanti mix audio sono i suoni in sottofondo, quindi i bombardamenti, i grappoli. Io personalmente ho giocato un po' di tempo con Sucker Punch, quando c'era un grappolo io non sentivo niente, sentivo solo il grappolo. Ultimamente in questi giorni mi sono rotto le scatole e ho detto, ah, fammi provare, devo provare a risolvere questa situazione. Allora, sconsiglio di toccare le frequenze, perché i mix audio sono già dei settaggi predefiniti dove cambiano le sequenze, quindi se tu vai a selezionarne uno e poi vai a toccare le sequenze è come non averlo selezionato, cioè vai a sballare quella che è la descrizione che c'è qua a destra. Riduci bassi cuffie per me è stata una salvezza, letteralmente. Premessa, i passi stanno soprattutto nei medi e questo secondo me è il mix audio migliore in tal senso perché ti va quasi ad annullare, cioè li senti in maniera molto più leggera, appunto tutti i bombardamenti, i grappoli, eccetera e risalta gli alti e i medi, quindi i passi si sentono benissimo, il nemico che ricarica si sente benissimo, le corde si sentono benissimo, i paracaduti si sentono molto bene, quindi assolutamente non date retta a chi vi dice aumentate i bassi, no, non è assolutamente così, anche perché dovete provare voi, ogni cuffia è a sé quindi ci può essere chi si trova meglio con Sucker Punch, chi si trova meglio con aumenta bassi cuffie, chi si trova meglio con riduci bassi cuffie. Però, diciamo, generalmente di base poi fanno le impostazioni, cioè il mix audio fa quello che dice, quindi a prescindere dalla cuffia la base è quella. Poi sì, può funzionare meglio sulle mie cuffie e meno bene sulle tue, però insomma la linea quella è. Quindi io vi consiglio di provare e eventualmente fatemi sapere qua sotto nei commenti, vi chiedo un like e appunto un commento se doveste provare l'impostazione che vi ho suggerito. Io sono nuovo, è il primo video che carico, però sono uno smanettone, insomma mi ci dedico perché sono così molto 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 pignolo, quindi ci perdo ore a fare prove, eccetera, quindi parlo con cognizione di causa, ecco, non riporto quello che sento dire a qualcun altro, ecco. Quindi spero che vi siano utili, che vi possano dare una mano, soprattutto per chi è alle prime armi, quindi non sa veramente da dove iniziare. E ripeto, se ti vai a infarinare con i 1000 video che trovi delle impostazioni, dei pro player, eccetera, sì, in linea generale tendenzialmente sono tutte dritte, corrette, utili, però c'è chi ti dice bianco, chi dice nero, chi dice blu. Io voglio cercare di, come dire, di dare delle dritte con cognizione di causa, cioè con dei riscontri. Perché ti sto dicendo di fare così? Perché ho provato tutte le opzioni, parlando appunto per esempio in questo caso dell'audio, e questa è quella che funziona meglio. Non funziona benissimo perché il gioco di per sé ha un audio che non è ottimale, ma è la meno peggio, no? Un po' come con i governi italiani, per chiudere con una battuta così drammatica. Ragazzuoli, buon game e fatemi sapere eventualmente come è andata. Buona giornata.